a tutti, inizio questo video da casa perché mi trovo in zona rossa, quindi mi è difficile andare a pesca. Per fortuna ho delle riprese di vecchie pescate di quest'estate in Sardegna. In questo video vedrete una pescata in porto e inoltre vi illustrerò la montatura utilizzata. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi e se avete qualche domanda lasciate un commento sotto. Attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Buona visione! Un'occhiatina. Ok, un salaghetto più bellino, dai. Ancora piccolo, però meglio di quelli di prima. Ho un finale dello 0,10 e una mino del 18. Galleggiante a 3 grammi e una spallinata molto morbida. Ok, un pesciato più bellino. Sembrerebbe un sarago. Sì. È un saraghetto un po' più bellino. Adesso se non lo distrugge qualche serra. Ok. Finalmente. Finalmente qualcosa di un po' più decente. Eccolo qua. Siccome è piccolino, il picco di Bassa Maria dovrebbe essere intorno alle 9:30, però non so se lo rispetterà. Perché ha fatto del forte vento e quindi un po' la corrente potrebbe essere cambiata.
Infatti adesso è sempre di bassa marea la corrente, quindi sta andando verso destra. Eccola la mangiata. Però sono piccoli saraghetti quelli che mangiano così. In questo spot si pratica la pesca passata. In queste condizioni è necessario animare galleggiante con leggere trattenute e costanti richiami. Per tale motivo utilizzo una forma a gocce da 3 grammi. E questa è la forma che preferisco per pescare in queste condizioni, in quanto possiede un baricentro basso e la pancia larga, quindi risulta molto stabile in corrente. Il galleggiante utilizzato è un Goldmich Poseidon. Il fondale davanti a me oscilla dai 4,5 m ai 5 metri, quindi ho deciso di utilizzare una spallinata ad aprirsi su circa 150 cm di lenza, costruita con 21 pallini del numero 5, per un totale di 2,73 grammi in lenza. Partendo dalla girella in basso, ho posizionato il secondo pallino a circa 20 cm dal primo, così da donare un buon grado di morbidezza alla parte finale della lenza. Dal secondo pallino in poi ho ridotto questa distanza di 2 cm alla volta per ciascun pallino sino al settimo pallino, dopodiché ho ridotto la distanza di 1 cm alla volta sino al 16° pallino. Gli ultimi 5 pallini a tarare li ho posizionati molto vicini, quasi a formare un bulk. Come potete osservare utilizzo una seconda girella in alto, perché in questo modo posso cambiare velocemente la montatura in caso di necessità, ma soprattutto perché, essendo queste montature leggermente più complesse e impegnative da costruire, le preparo a casa. Il fondale non è omogeneo e presenta dei gradini rocciosi, quindi ho sondato in modo tale che il finale si trovi in condizioni di tocca non tocca durante la passata. In queste condizioni vi consiglio di richiamare spesso il galleggiante con piccoli colpi di cimino ed evitare di tararlo al massimo della sua portata, per ridurre le false affondate dovute al contatto con il fondo. Slamatto. Oh. Slamatto. Altro saraghetto. Si è alzato il vento, mangiano male, quindi è difficile vedere le affondate del galleggiante, perché sono veramente impercettibili, perché sono pescetti purtroppo per ora.